Buongiorno a tutti, 25 ottobre del 2023, è un mercoledì e si torna in campo per la Champions League. Paris Saint-Germain-Milan, terza giornata del girone F e anche una giornata molto decisiva per quello che è il nostro futuro europeo. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Come detto è una partita decisiva, ancora non diciamo, da dentro e fuori, diciamo da dentrino e fuorino, non so come dire, non so come dire. Siamo in una situazione di classifica che se almeno non si fa un pari, oggi rischia di essere un po' più complicata, il pari andrebbe a più 4 su di te, il Newcastle andrebbe a più 7, 2, 5, quindi non sarebbe ancora compromesso, però bisogna almeno portare a casa il pari, Harry. Sì, bisogna almeno portare a casa il pari, bisogna mettere like a questo video per iniziare, mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella con tutte le notifiche e lasciateci un commento, prima cosa. Seconda cosa, sì, per quanto mi riguarda bisogna fare almeno 2 o 3 punti col pari. 1 non basta, potrebbe bastare, ma dovresti poi vincere le altre 2 sperando in combinazioni strane, quindi un punto non basta. Devi pensare di farne 2, il top sarebbe almeno 3, il non plus ultra sarebbe 6 o dai 4 in su. Comunque, fatto sta che a me fare una vittoria contro il Paris Saint-Germain piacerebbe per tanti motivi. Innanzitutto per la classifica, poi perché comunque arranchiamo un pochino, con queste vittorie in Champions. È vero che l'anno scorso comunque siamo arrivati in semifinale, no, però Mh-mh. ci siamo arrivati con 2-1-0, un po' striminziti, gli altri sono stati dei pareggi, in semifinale hai perso. È vero, il girone hai fatto alcune vittorie, però se ci pensiamo anche nel girone scorso che, diciamocelo, era semplice, siamo arrivati a una certa dovendo vincere 2 o 3 partite. Poi siam 2, stati 2 bravi a finali. vincerle. Esatto, siam stati bravi a vincerle, però ci siam sempre ritrovati in questa situazione qua, no, di dover vincere. L'anno prima abbiam vinto solo una partita nel girone, okay, era un girone di ferro, però ne hai vinta solamente una. Quindi, cioè, abbiamo questo Beh, rapporto. Sora, vado a memoria, Henry. 8 partite dagli ottavi in poi, quindi 2 ottavi, 2 quarti, 2 semifinali e 2 del girone, sono 8 partite, 3 gol, mi pare. 1 col Tottenham, 2 col Napoli, 1 andato, non ritorno e niente con l'Inter, niente con il Borussia e niente col Newcastle. Esatto. 3 gol in Quindi 8 partite. bisogna fare qualcosina in più in Champions League, bisogna fare i punti in Champions League, e bisogna farli da stasera, cioè il top sarebbe vincere stasera, anche perché vincendo stasera poi vedremo anche il risultato di Newcastle Borussia Dortmund. Il girone prenderebbe un'altra piega, non dico che saresti tranquillo, perché tranquillo non lo sei, però arrivi alla sfida di settimana prossima, giusto, contro il Paris Saint-Germain a San Siro, A 2. di tra 2 settimane col Paris Saint-Germain a San Siro arrivi diversamente, perché Mh. arrivi con più consapevolezza, avendoli già battuti a casa loro, con 2 partite poi un pochino più leggere sulla carta da affrontare e quindi speriamo di partire coi 3 punti. E magari con qualche giocatore in più. Quindi di non perderne altri per strada e di recuperare nel mentre almeno Loftus-Cheek e Okafor, che insomma, dalle parole del mister di ieri Okafor va verso già Napoli, Loftus un po' meno, però da qui al Paris della volta successiva ci sono 2 settimane, come detto, perché la prossima c'è una settimana di sosta a causa Coppa Italia e il Milan non la gioca, quindi ci prendiamo un turno di riposo nell'infrasettimanale, torneremo in campo a San Siro almeno con questi altri 2, perché Ciukwueze e Sportiello invece non se ne fa nulla per questa tranche di gare. Detto ciò, speriamo di non dover approfondire la cosa, eccetera, perché sulla questione infortuni, purtroppo ciclicamente di questo periodo ci ricaschi, come ha fatto anche notare
il collega Antonello Gioia poco fa, nelle 3 partite del girone della terza, degli ultimi 3 anni, che più o meno è sempre dallo stesso periodo, l'anno scorso un pelino prima, causa mondiale, però è sempre una mezza ecatombe, veramente una mezza ecatombe, non se ne esce, cioè è sempre questione di almeno 6 o 7 giocatori fuori, tra i lungodegenti, l'anno scorso c'era Ibra ad esempio, quest'anno c'è Benasser, poi ci sono gli infortuni, quelli traumatici, eccetera, ma soprattutto la maggior parte degli infortuni sono sempre di natura muscolare. Si è deciso di andare avanti così anche quest'anno e incrociamo le dita che non sia come l'anno scorso. A proposito invece di chi invece ci sarà, Henry, facciamo vedere chi sono gli 11 del Milan, anche perché ci eravamo lasciati con qualche cambio, soprattutto a metà. E nelle ultime 24 ore continua a cambiare un po' il borsino dei centrocampisti. Maignan, Kalulu, ciao, Tomori e Teo sono sicuri del posto, così come Pulisic, Giroud e Leao e Tijani Reinders. Ora, gli altri due, rispetto ai 9 certi, se la combattono Krunic con Adli, Musa con Pobega. Ieri erano più in vantaggio in mattinata Adli e Pobega. Poi c'è stata la rifinitura, poi il viaggio, conferenze e quant'altro. Ha ripreso quota Krunic su Adli e ha ripreso quota Musa su Pobega. Io però Pobega lo lascerei un secondo, gli darei ancora qualche chance, adesso vediamo un po' come andrà la giornata, però se Krunic sembra proprio aver preso il posto di Adli, Mm-hmm. su Musa Pobega lascerei un secondo ancora di, chiamiamola suspense, però vantaggio sicuramente Musa, ma qualche chance ancora ce l'ha Pobega. Questa è la formazione del Milan stasera. Sì, è la formazione che abbiamo detto ieri, alla fine gli unici cambi possibili sono quelli, cioè è la presenza di Musa o di Pobega e di Pobego e non di Musa. Sì, c'è Adli per Krunic, c'è Jovic che è l'unico cambio davanti che hai, quindi insomma, possiamo immaginare. Sono questi quelli disponibili, sono questi quelli che abbiamo. L'opzione vera è data da Calabria e Florenzi oltre che ad Adli, e magari puoi inventarti qualcosa, non lo so, partite in corso, per la fascia di destra, anche per il centrocampo, puoi mescolare un pochino le carte, non lo so, però perché altrimenti non hai proprio niente, cioè non hai niente. Dovranno farsi 90 minuti soliti, cioè Pulisic dovrà giocare 90 minuti, Leao pure, Giroud pure, Teo pure, Reinders pure, cioè questi giocatori qua dovranno farsi tutta la partita intera. È un peccato perché guarda, era il titolo di un nostro talk, La rosa è lunga, no? Di Sì, qualche settimana fa. sì, mazza che gufata che ci siamo dati. Ecco, dovevamo stare in silenzio, mi verrebbe da dire, ma non è colpa nostra perché di infortunio in infortunio la rosa è corta. Ho visto anche qualche cambio nella formazione del Paris, Simo, Sì? che mi sembra ancora più offensiva, con Barcolà dentro il posto di Zaire Emery, con Vitinha che si sposta più a centrocampo, perché di solito questo è come attacca il Paris, anche con Zaire Emery, quando c'è Vitinha va Vitinha a fare, diciamo, l'esterno a sinistra. Invece qua ci buttano dentro così pure Barcolà con Vitinha a centrocampo, quindi sarebbe un 4-2-4 veramente spregiudicato questo, poi non so se hanno proprio intenzione di pronti via all'arrembaggio dal primo minuto per suonare la cavalcata delle Valchirie, però Però, speriamo di adesso, no. allora, è uno scherzo, lo metto già per Mm. disclaimer, lo dico anche a casa. Ma avrei immaginato una partita dove cioè 30 secondi attaccano in 4-5 loro, 30 secondi attacchiamo in 4-5 noi, 90 minuti così, vince chi fa più gol. Perché tanto Eh, chi sono quei poracci che devono difendere? Ugarte? Vitigna no perché non difende. Ugarte, forse Krunic, ti direi Musa in parte. Stop.
rischia E di siamo, essere e siamo così, però. speculari, perché loro hanno Lucas di là, che è un simil Calulu, cioè un centrale barra terzino, e di qua abbiamo Sì. Teo che è Hakimi. Cioè, Ale. Sì, esatto, proprio speculari, perché neanche, come dire, alternati, no? Cioè con la stessa Mm. fascia, proprio speculari, cioè Hakimi contro Teo, Lucas e Kalulu sullo stesso lato che sono un po' più nel chill. Allora, io vorrei vedere una bella partita anche, cioè un 3-2, un 4-3, un Mm. 3-1, cioè una partita anche con un po' di gol, dai, una partita da Champions League. Quelle belle partite che vedevi, no, l'anno scorso, 2 anni fa, tra City e Real, City Sì, e o PSG, Liverpool. o Liverpool, quei 3-2, quei 4, una Posso partita dirti una proprio. cosa, Henry? Eh. Se giochi a chi ne fa di più, non Ma tu vinci. lascia perdere il risultato per un secondo, okay, al risultato ci arriviamo perché devi vincere, quindi devi farne più tu, non so come, ma devi farne più tu. L'ha detto anche Pioli ieri, magari con 4 tiri facciam 4 gol, cioè nel Mm. senso va a capire come vanno le partite. Certo. Però vedere proprio una partita in cui, te la giochi faccia a faccia, vis-à-vis, ci provi, segni, poi loro segnan di più e saran stati più bravi, però vorrei vedere un po' di gol del Milan, tipo un paio almeno di gol del Milan Sì, il problema è che e un forse ne vedi il risultato. doppio di là, Eh? se fai così. Per me se fai così ne vedi il doppio dall'altra parte, ma semplicemente perché c'è Capito? più qualità singola, cioè se gli dai la possibilità di giocare sulle qualità pure dei singoli, finisce la festa. Cioè, l'unica è riuscire a giocare di squadra, ti dirò, per una volta tanto, anche qui disclaimer, per una volta tanto, come è successo nella Champions dell'anno scorso, un pochino più di umiltà, capire che non sei quello che può ammazzare la partita, Ah no, come col certo, l'ho Tottenham, come col detto ieri, Napoli, eccetera, eccetera, stai un pochino assolutamente. più a corto e poi parti, e poi nel caso riparti quando loro si sbilanciano. Ma infatti devi affrontarla così, ma così facendo per me di gol ne puoi fare, eh. Cioè, no, non sto Mm. dicendo che devi essere Garibaldino, pronti via e assalto dal primo minuto, anzi Mm. l'opposto. Se fai l'opposto col Paris, cioè non è lo Strasburgo che prende e riparte, con tutto il bene che vogliamo a Patrick Vieira, che prende e riparte e prova ad offendere, e un gol l'aveva pure mezzo fatto, annullato, ma l'aveva pure mezzo fatto. Cioè il Milan che prende e riparte con Leao, con Pulisic, con Reinders, cioè fai quel gioco lì, che non è un Condigno. gioco, diciamo, propositivo, ma fai quel gioco lì di ripartenza con una qualità diversa. Spettacolo Leao, la 10 meritata, Mbappé trascina, sarà magnifico. Questo è il Ronaldinho Show su stasera. Il Milan è obbligato a sbloccarsi, il Paris Saint-Germain invece è in crescita, San Siro non sarà più lo stadio di casa, sarò tra i nostalgici. E vabbè, Digno, ce ne faremo una È un po' la ragione. partita delle squadre di secondo piano di Digno, no? Tolta la parentesi Ah, ok. Barcellona, Sì, sì, sì. ha fatto il pre-Barcellona al Paris, il post-Barcellona al Milan, è un po' la sua partita delle squadre di secondo piano. Sì, sì. È uno dei pochi doppi ex della gara, mi viene in mente lui, mi viene in mente Leonardo, mi viene in mente UEA. Cioè, Menez, stavo per dire solo grandi giocatori, poi grazie Henry per aver raggiunto il quarto. Mi è proprio bruciato anche la frase. Doraso se non sbaglio. Eh, giocava al Parì. Vabbè, grande Vicash, idolo incontrastato di tutti. Capelli pazzeschi. Derby, Parigi-Milano, Gigio sfida Maignan, screen o Giroud, Teo contro Lucas, fratelli di fascia. A destra, occhi all'ex interista Chimi, Olivier Colomani, duello per la Francia. E in effetti ci sono tantissimi duelli nella gara, sfide del passato, del presente, nazionali, famiglie, insomma c'è di tutto stasera. L'importante è che ci sia almeno un punticino da portarsi via in quel di Malpensa stanotte quando si riatterra. Chiudo Henry Tu con col pari quindi stai. stasera sto, sì, sì, sì. Se a un certo punto della gara vedo che non si riesce a fare niente, sto col pari, sì. Non devo uscire con la sconfitta per me e per non dare 2 punti anche al pari.
Milan tira fuori il diavolo. A Parigi la Coppa va veloce, corrono Mbappé e Leao, Pioli 200 in rossonero, per lo scatto europeo ci vuole più concretezza e fin lì siamo d'accordo. Ecco, speriamo che lo tiri fuori quello di destra il diavolo, perché anche quello di sinistra, essendo un po' mezzo milanista, se tira fuori il diavolo che c'è in lui, siamo nella pupù, come dicono in Francia. E vabbè. Henry, noi ci ritroviamo tra poco, ci ritroviamo già con Chiamina nelle 11, poi la giornata sarà molto lunga perché come al solito è giornata di partite, quindi lunch talk e poi alle 23 il post partita di Radio Rossonera, direttamente pochi minuti dopo, pari Milan. Henry, Sì, non grazie. vedi? Sono già qui per Chiama Milan. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Mi ritrovo già qui, no, perché scherzi a parte, ci sono veramente io Chiama Milan. Vi aspetto, a dopo. Ciao. Ciao.